Bentornati amici di Italian League. Iniziamo subito con la puntata di oggi. La nostra rubrica oggi tratterà la seconda puntata riguardante il PvP e parleremo nello specifico di due funzioni di PvPoke, del Train e della Battle, e poi delineeremo una sorta di starter pack di quelli che sono i migliori Pokémon. Ovviamente, come al solito, ci sarà anche il nostro contest del verso. Prima di andare nel vivido della nostra puntata, vi ricordo che domani ci sarà l'ora in primo piano di Slowpoke, che ovviamente sarà possibile essere trovato shiny. I suoi EV migliori per la Lega Mega sono esattamente lo 01315, mentre per la Lega Ultra lo 01414. E vi ricordo il bonus, che sarà esattamente doppie caramelle da trasferimento. Come se non bastasse, la Niantic in questi giorni ha annunciato le date dei prossimi Community Day. Esattamente le avremo il 3 luglio, che è sabato, e il 15 di agosto, che è Ferragosto. Ottima idea, Niantic. E sarà domenica. I dettagli su quelli che saranno i Pokémon e i bonus ancora non sono conosciuti, quindi vedremo più avanti. Mentre per quanto riguarda il Pokémon oscuro di Giovanni, dal 17 di giugno al 1 di settembre sarà esattamente O. E per ottenere un Rocket Radar, quindi per incontrare Giovanni e catturare il nostro O Ombra, sarà possibile farlo tramite il completamento della ricerca speciale e che avrà esattamente il nome Un'ombra dai 7 colori. Partiamo con lo spiegare quelle che sono due altre categorie o funzioni, così come vogliamo chiamarle, di PvPoke, il famoso sito di cui vi abbiamo già parlato nella puntata precedente sulle basi del PvP, e potremmo definirle un po' come delle sezioni leggermente avanzate. Andiamo subito con la prima, ovvero con la categoria Train. Così come nella scorsa puntata vi mostrerò quelli che sono i passaggi da fare per usufruire di queste sezioni. Ve lo mostrerò dal mio telefono, ma ovviamente vi sarà a fianco a me la schermata di quella che sarà la mia spiegazione per essere più chiara a tutti voi. Ora quindi partiamo, come ho detto, dalla sezione Train. Vedete nel menu di PvPoke, che è esattamente questo, che la sezione Train è la seconda, per cui ci premiamo sopra. Ok, la schermata di caricamento, una volta accettati i cookie, sarà esattamente questa, per cui noi dovremo selezionare il nostro team che vogliamo testare. Andiamo qui e facciamo aggiungi Pokémon, per cui mettiamo ad esempio, non lo so, Abomasnow, per dire. Come al solito potrete modificare le mosse, mettere anche se la forma ombra o la forma normale. Noi mettiamo una Abomasnow normale e prendiamo le mosse che già ci ha consigliato e lo aggiungiamo, quindi alla fine si farà add Pokémon. Poi aggiungiamo il secondo e mettiamo ad esempio, non so, Azumarill, e poi mettiamo Electrode ad esempio. A questo punto vi apparirà una schermata del genere. Ovviamente voi potete anche, volendo, importare la squadra e in più potete addirittura selezionarle, diciamo di salvarla qua in fondo, ecco dove sta scritto save. Ancora, se vedete, qui sotto ci sta una piccola sezione, quella che ho premuto, che vi dà, diciamo, come dire, delle squadre riadattate a quelle che sono le leghe diciamo tipo proposte. Ad esempio ci sta il meta della Great League, quello della Remix sempre della Great League, piuttosto che della Ultra, e così via discorrendo. Insomma, ce ne sono varie, però noi proviamo la nostra, per cui la lasciamo, non la salviamo, però come vi ho detto c'è l'opzione, e poi dall'altra parte vi è la possibilità di inserire un team a nostro piacimento, quindi fare lo stesso passaggio che abbiamo fatto di qua anche da quest'altra parte, oppure selezionarne uno casuale. A questo punto potremo selezionare qua sotto in fondo se vogliamo un team scelto da noi con manuale oppure randomicamente scelto dal computer, oppure potremo importarlo come al solito. Ancora potremo selezionare il nostro livello, insomma dai novizi a campione. Mettiamo un livello tipo rivale, un livello medio, diciamo, ecco. Poi possiamo selezionare la lega
in cui vogliamo giocare, mettiamo tipo la Go Battle League. Penso che quando si riferisca alla Great League o all'Ultra League, diciamo senza la Go Battle League, si riferisca in generale, anche tipo sistema tornei, poiché infatti qua sopra, adesso ho selezionato la GBL, diciamo, no? Qui qua sopra è possibile selezionare il 3 contro 3 o il 6 contro 6, cioè appunto se è la versione adatta a quelli che sono i tornei di Silph che appunto richiedono la selezione di 6 Pokémon, oppure la Go Battle League che ne richiede 3. Dunque noi selezioniamo 3 perché ovviamente le nostre puntate trattano più la GBL se vogliamo. E ancora possiamo selezionare l'autotap, per cui diciamo il computer andrà da solo, oppure potremo toglierlo e quindi fare da noi come se stessimo propriamente lottando. Noi lo lasciamo così, cioè lo togliamo in modo tale che lo facciamo noi, vi faccio vedere tutti i passaggi. Dunque adesso facciamo, abbiamo detto team random, quindi vedremo cosa succede, potremo anche perdere, e facciamo a questo punto battle. E vediamo che genera, ecco qui, si genera una cosa del genere. Io adesso devo fare al contrario, non so cosa sto facendo esattamente. Ok, comunque per farvi capire, adesso farò una mossa random, non so neanche chi ha messo perché non vedo, facciamo così tipo. Ok, poi qui bisogna premere più volte come se volessimo caricare la mossa e poi la rilascia. Ok? E fa il danno, non so, ok, abbiamo fatto anche abbastanza danno. Aspettiamo giusto che attacchi anche il Pokémon, così vi faccio vedere che potete utilizzare gli scudi o meno. Lo utilizziamo perché se ce l'ha messo contro ci sarà un motivo. Adesso vedo anche chi è, mi ha messo Umbreon contro Abomasnow, vabbè. Adesso faccio la battaglia senza insomma farvela vedere tutta, se no il video viene troppo lungo, e poi vedo direttamente il risultato. Bene, alla fine della battaglia avremo una schermata del genere, che ci rivela quindi gli scudi da chi sono stati utilizzati, i danni che hanno fatto i singoli Pokémon, e quindi insomma fa un po' un'analisi di quella che è stata la nostra battaglia. Ovviamente potremo poi rifare il match, quindi per vedere se con una strategia diversa la situazione sarebbe dovuta cambiare, oppure fare new match per modificare le nostre squadre, dico le nostre squadre perché sia la nostra che eventualmente quella avversaria, tramite computer, oppure come vi ho già detto mettendola manualmente o importandola. Adesso invece andiamo a trattare l'altra sezione, ovvero la battle. La seconda sezione di cui vi andiamo a parlare è appunto, come ho detto, la battle, ed è esattamente la prima nel menu, per cui la selezioniamo. La schermata che vi si porrà sarà esattamente questa. E anche in questo caso potremo selezionare la lega che ci interessa. Mettiamo sempre la Great League. Poi selezioneremo il nostro Pokémon dalla sezione. Mettiamo ad esempio Abomasnow come abbiamo fatto prima. Potremo selezionare le mosse, anche in questo caso. Ovviamente come al solito il computer o il sito vi darà le consigliate, quindi le lasciamo. E potremo selezionare gli scudi che vogliamo utilizzare, quindi lo scenario di battaglia che ci interessa, 0 scudi, 1 scudo o 2 scudi, noi ne mettiamo 2. E possiamo decidere anche la forma, come al solito ombra o normale, noi mettiamo la forma normale. E poi ci sta questa sezione che si chiama opzioni, che dà, come dire, delle possibilità avanzate per i veri professionisti, e magari ci torneremo in un'altra puntata. Essenzialmente dà la possibilità di attuare delle strategie e di selezionare affinché il computer le simuli per noi, ma noi questa volta non le metteremo perché sennò ci complichiamo troppo l'esistenza. D'altro canto, dall'altra parte, selezioniamo un altro Pokémon e mettiamo Altaria, mettiamo anche qui 2 scudi, e alla fine quindi ci sarà una schermata del genere con i 2 Pokémon a confronto, con le mosse e tutto il resto appresso. Poi in definitiva anche in questo caso preme il tastino Battle e si preme. A questo punto si genera automaticamente lo scontro. Non si è visto quasi nulla perché era molto veloce, vi dà il risultato finale di ciò che resta del vostro Pokémon e dell'altro, di quando sono stati utilizzati gli scudi qui. Il consiglio che vi do ovviamente è di modificare la velocità qua sotto in fondo, giusto per capirne qualcosa in più.
e magari metterla a 4, non a 8, perché cioè, se non si vede niente, insomma, se almeno volete studiarvela bene, in modo tale che sia un po' più lenta, e quindi rimettendo da capo si genera questa cosa qui, un po' più, insomma, visibile ad occhio nudo, ecco. E il risultato non cambia ovviamente, e vi dà quindi quelli che sono i PS rimanenti del Pokémon che voi avete scelto e dell'altro. E quindi questa anche può essere una funzione carina, appunto, di simulazione di uno scontro 1 a 1, non diciamo vivido se vogliamo come l'altro, ma che comunque può esservi utile per decidere che Pokémon utilizzare nel vostro team. Adesso invece, finito diciamo questo spazio riservato a PvPoke, vi andrò a parlare dello starter pack per il PvP. Questa volta non usufruiremo del sito di PvPoke, bensì del sito di Silph Arena. Andando nella sezione anche qui del menu, vi sarà un piccolo riquadro che si chiama risorse PvP. Premendoci sopra vi sono alcuni capitoli letteralmente del PvP, tra cui quello di cui vi andrò a parlare oggi. Esattamente è la guida ai potenziamenti giudiziosi. Quindi oggi per voi andrò ad elencare e a farvi tra molte parentesi, da traduttrice di questa guida a quelli che sono i migliori Pokémon di cui assolutamente necessitiamo per iniziare con il nostro PvP. Vediamo subito quali sono quelli consigliati. In primis, Silph ovviamente ci rammenda di fare scorta di tutti quelli che sono gli starter con le loro mosse Legacy. Giusto per ricordare, ma penso che siano ovviamente noti a tutti quanti, tutti i Pokémon fuoco starter dovranno avere incendio, quelli erba dovranno avere radica albero, mentre quelli acqua dovranno avere idrocannone. E poi per i community futuri vedremo insomma le mosse che saranno consigliate. E ovviamente Silph ci esorta a farne scorta e a utilizzarli perché in tutte le leghe sono più o meno tendenzialmente utili. Potremmo dire che ovviamente Blastoise in Lega Master non ci arriva, che Infernape si vede ben poco magari, e al massimo lo si vede in Mega. Potremmo dire che Blaziken invece tendenzialmente può essere utilizzato in tutte e tre. Fraligator io in Master non l'ho mai visto, forse in Premier. Di sicuro quelli che più vengono adoperati sono Venusaur in tutte e tre le leghe, ovviamente in Master magari in Premier e non nella aperta. Per Charizard vale lo stesso discorso e Swampert idem, anche se devo dire la verità, raramente l'ho visto anche nella Master aperta. Non so come si possa scegliere insomma Swampert piuttosto che Kyogre, anche se comunque hanno delle funzionalità leggermente differenti, dato che comunque è dotato di terremoto, però ricordiamo anche la scarsa resistenza, quindi insomma sarà meglio utilizzarlo in una Lega Premier Master. Tra le evoluzioni dei baby Pokémon, Silph ci consiglia di utilizzare ovviamente Lucario, buono sia in Lega Mega che ipoteticamente in Ultra, ma io l'ho sempre visto in Lega Mega. Clefable, che si utilizza sia in Mega che in Ultra assolutamente. Poi ancora Hitmonchan, che essenzialmente l'ho visto più utilizzato in Mega, soprattutto magari in tornei oppure coppe particolari. Ancora Azumarill, che vabbè insomma è andato di fatto a essere un Pokémon molto utile in Lega Mega, uno dei migliori, ormai un bel asso nella manica, un bel pesaturo da buttare giù. Poi ancora ricordiamo ovviamente Wigglytuff e ancora Togekiss e Mantine. Togekiss ovviamente utilizzato più in Lega Ultra e Master. In Mega sì, ok, si può giocare, ma è difficile da trovare poiché dovete trovarlo non dal baby ma selvatico a un livello abbastanza basso da poterlo evolvere e utilizzare in modo opportuno in Lega Mega. E Mantine è un Pokémon insomma utilizzato essenzialmente in Lega Mega, ma comunque abbastanza desueto. Ora andiamo avanti. Altri Pokémon che invece vengono utilizzati
e che si possono trovare sia da Vova che stato selvatico sono Altaria. Ovviamente vi parlo sempre insomma di Pokémon che vengono trovati magari non per forza allo stato brado, diciamo già evoluti, comunque Altaria. Poi abbiamo Whiscash, Golem Alolan, Beedrill Noctowl, Raticate Alolan, Raichu anche nella forma Alola, e ancora Golbat. E Golbat io direi che è anche davvero tanto forte nella sua forma ombra, rende davvero tanto. Io ad esempio ho il rank 1 e se incastrato bene è davvero una bestia di Satana, insomma, ecco. Altri Pokémon che possono essere utilizzati e che Silph consiglia e che definisce non in tutti i casi poco costosi sono Medicham, che anche questo insomma ormai viene portato a livello 50, Skarmory, che può essere portato a livello 50 però in ultra, ma ovviamente utilizzatissimo in mega, Forretress, Pokémon abbastanza desueto, ma insomma può essere carino, ma io non so quanto consigliarlo francamente. Direi che Ferrothorn è un attimino meglio, anche se ha una funzione differente. Poi Bastiodon, che ormai insomma viene utilizzato abbastanza data la presenza di Talonflame in ogni dove. Ancora Wormadam, forma Trash, quindi spazzatura, che ha il suo perché. Ancora Steelix, che magari è più un Pokémon da torneo secondo me. Sableye, anche questo magari può essere utilizzato sia in GBL che nei tornei, ma anche nelle GBL è davvero uno dei Pokémon più forti, soprattutto se purificato con la mossa Ritorno, e anche questo andrebbe portato al 50. E infine Gallade, che è un Pokémon abbastanza fragilino come la sua compare Gardevoir, però insomma con più utilità secondo me, anche se potremmo anche in questo caso dire differenti. Infine, leggendari che possono essere utilizzati sono Deoxys forma difesa, che davvero non può mancare, Mew ovviamente, ancora Cresselia con la mossa Legacy, mi raccomando, la mossa d'erba. E diciamo lo starter pack finisce qui, però io ovviamente oserei dire che può risultare abbastanza incompleto, nel senso che questi sono proprio i Pokémon fondamentali che non possono mancare, anche se andate insomma come dire a valutare bene quello che ho detto, nel senso che se avete fatto caso a volte ho detto magari questo è per un torneo, questo è un po' desueto, meglio questo, quindi ricordatevi anche di queste paroline qui. E ovviamente cosa fondamentale da tenere in conto è che volta per volta, stagione per stagione, i Pokémon cambiano le mosse, ne vengono introdotte di nuove, ne vengono potenziate di altre. Ad esempio Pokémon impensabile da utilizzare e che adesso spopola è Nidoqueen, cioè nel senso io prima Nidoqueen davvero non l'avevo mai visto, ok? Né tantomeno ce l'avevo fatto, invece adesso la forma ombra si trova dappertutto perché sono state potenziate le mosse veleno. Altro Pokémon che viene utilizzato abbastanza sempre nella sua forma ombra è l'evoluzione di Skorupi, adesso che si può trovare anche da Pokestop, o meglio più che da Pokestop, da incontro col Team Rocket. Quindi diciamo che vi dovete comunque tenere sempre al passo con quello che sono i meta e anche tra parentesi le mode, perché comunque insomma ci sono persone che sanno utilizzare i Pokémon nuovi e persone che non li sanno utilizzare, li schierano in campo, insomma, giusto perché adesso va, quindi dovete sempre riadattarvi. Se non vi volete riadattare, comunque dovrete tenere da conto di utilizzare strategie valide per contrastare quelle che sono le mode del momento. Se avete poi difficoltà a scegliere e aggiornarvi su quelli che sono i Pokémon da utilizzare stagione per stagione, ovviamente vi ricordo di utilizzare il sito PvPoke. E ancora, se non sapete come utilizzarlo, vi trovate a vedere questa puntata che, come vi ho detto, è la seconda di una guida sul PvP, andate a vedere la puntata precedente, di cui è qui la copertina, per darvi indizi su come appunto poter utilizzare al meglio le categorie indicate proprio per riuscire a individuare il team adatto per voi e adatto alla stagione in corso.
Adesso invece, per concludere la nostra puntata, vi preannuncio che la settimana prossima parleremo della schiera di Pokémon preferibili da utilizzare nella vicina Element Cup, che se non sbaglio dovrebbe essere esattamente dal 28 in poi per una settimana e quindi a fine mese. Quindi mi raccomando, non perdetevi la prossima puntata. E prima di concludere, ovviamente annunciamo il nostro contest del verso. Who's that Pokémon? Il Pokémon della settimana scorsa del contest del verso era Dunsparce, che, come abbiamo visto, ha una natura alquanto particolare nonostante sia individuato come Pokémon di tipo normale. Ad essersi classificati fra i primi 3 ad aver indovinato il verso sono in questo ordine: l'Allicid, il nostro Agosus e Gigamiz, che è arrivato terzo. Il Pokémon di questa settimana invece ha un aspetto davvero carino, ci tengo a dire, nonostante la sua natura. E come indizio vi voglio dire che fin dall'epoca dei Romani schiacciare un Pokémon, o meglio non un Pokémon letteralmente, ma l'animale che è rappresentato da questo Pokémon, ecco, magari così è più corretto che schiacciare un Pokémon, ma insomma era considerato ed è tuttora considerato un gesto che può portare sfortuna, mentre incontrarne uno in casa o comunque durante la nostra giornata può essere sintomo di fortuna. Io, nonostante ne abbia incontrati tanti sia fuori casa che dentro casa, non ho mai avuto questa fortuna. Però vabbè, io sono particolare, sono speciale, quindi vabbè, mi ci vuole WWF seriamente, un Lourdes probabilmente, non lo so, comunque. Ecco, a parte questo piccolo excursus di questo sclero, vi faccio sentire il verso del Pokémon di questa settimana. Ascoltatelo bene. Come al solito, per partecipare dovrete commentare con il vostro nome allenatore e con il nome del Pokémon di cui è il verso. Prima di concludere la nostra puntata e di salutarvi, vi ricordo ovviamente di mettere mi piace al video, di attivare la campanella se siete qui per la prima volta e di iscrivervi al nostro canale, di seguire e di mettere mi piace ai profili Instagram, Facebook, ovviamente al canale Telegram di Italian League, e di non dimenticarvi che le nostre puntate normalmente escono di lunedì e per cui di ritornare qui a trovarci settimana per settimana. Un bacio ragazzi, alla prossima! Ciao!